Lo scambio di corpi è un'idea che di solito ci fa sorridere, no? Quelle commedie in cui la mamma diventa la figlia e il capo diventa l'impiegato. Ecco, dimenticate tutto questo, perché questo film prende quella premessa e la trasforma in un thriller mozzafiato. Una partita mortale dove non sai più chi sei, o peggio, dove sei. It's What's Inside è un film thriller del 2024, diretto da Craig Jardine, regista con un piede nel videoclip e l'altro in qualche oscuro incubo di Rod Serling. Sì, lo so. Cosa ci fa un film del 2024 in Forgotten VHS? Il punto è che It's What's Inside è uno di quei film che sarebbe dovuto finire in sala e invece è passato dal Sundance direttamente a Netflix, scivolando via quasi inosservato, ma con un potenziale cult che aspetta solo di essere scoperto. È il classico esempio di film che sembra un thriller qualunque, ma che in realtà nasconde uno strato di qualità e originalità che merita assolutamente attenzione. Un piccolo tesoro contemporaneo, insomma. La storia? Ruben, prossimo al matrimonio, riunisce un gruppo di amici per una rimpatriata. Tutto sembra una normale serata tra vecchie conoscenze, finché Forbes, il cervellone del gruppo, propone un misterioso dispositivo capace di scambiare le menti e i corpi dei presenti. Da qui in poi, quello che inizia come un gioco diventa un intricato e pericoloso rompicapo in cui nessuno è più chi sembra. Una discesa claustrofobica in un labirinto psicologico. A ogni porta che si apre, l'aria si fa più pesante e il mistero più opprimente. Tecnicamente, la storia è divisibile in 2 atti. Il primo è come il gioco delle 3 carte. Occhi ben aperti perché devi seguire ogni mossa per capire in quale corpo si trova chi. Sembra un enigma divertente, finché non si passa al secondo atto. Ed è qui che il film diventa un vero thriller, con tradimenti, rivelazioni, fazioni in guerra e un finale con un plot twist degno di Fincher o Shyamalan. E a quel punto il fiato te lo sei già perso da un pezzo. Il vero protagonista che seguiamo dall'inizio alla fine è Cyrus, ma non aspettatevi un eroe classico. È codardo, ambiguo, un traditore e un bugiardo. Anzi, se all'inizio già non si presenta bene, con il procedere della storia diventa sempre più detestabile. Proprio per questo è con la sua fidanzata Shelby, figura molto più positiva e umana, che lo spettatore riesce davvero a empatizzare. Intorno a loro c'è Ruben, l'organizzatore carismatico della serata, e gli amici riuniti per l'occasione. Dennis, un tipo annoiato dalla vita facile che vive grazie a un fondo fiduciario. Nikki, influencer decisa e impeccabile, ossessionata dalla propria immagine pubblica. Brooke, artista anticonformista con l'aria di chi vive sempre fuori sincrono. E Maya, la neo-buddista riflessiva, in costante dissonanza con l'atmosfera frivola del gruppo. Infine, Forbes Blomqvist, il cervellone espulso dal college, è la mente dietro il dispositivo che scatena tutto il caos, mentre sua sorella Beatrice, pur assente, grava sul gruppo con un passato tragico. Il cast fa il suo dovere, nessuno brilla in modo eclatante, ma tutti reggono bene la parte. E non è poco in un film dove corpi e personalità si scambiano di continuo. A distinguersi davvero sono 4. David W. Thompson, che molti ricorderanno come lo spaventapasseri in Gotham, è perfetto nel ruolo di Forbes, disturbante quanto basta e sempre sul filo del mistero. Alicia Debnam Carey, già vista in Fear the Walking Dead e The 100, che dà il volto a Nikki, è una presenza forte e centrata, che dà spessore a ogni scena in cui appare. A sorpresa, James Morosini, che non ha grossi titoli alle spalle, colpisce nel ruolo di Cyrus, rendendo in modo sottile ma efficace i vari passaggi di personalità. E poi c'è Devon Tyrrell, nei panni di Ruben, che pur con meno clamore si muove con grande naturalezza tra i diversi io che abitano il suo corpo.
È soprattutto grazie a loro quattro se lo spettatore riesce davvero a restare immerso nella storia senza mai uscire dal gioco. Nonostante le performance non proprio da grande schermo, l'ensemble si dimostra compatto e coerente. Ognuno, con i propri tic, tensioni e piccole crudeltà, riesce a costruire un mosaico di relazioni tossiche, rendendo i silenzi più pesanti delle parole. Nessuno sembra davvero innocente, ed è proprio questo il bello. La regia di Greg Jardin mostra tocchi da vero maestro e un coraggio fuori dal comune. Lo stile visivo è ipnotico, quasi chirurgico, con inquadrature studiate al millimetro e un uso audace dello split screen. Ma è soprattutto nei momenti in cui i personaggi raccontano o immaginano eventi passati o futuri che il film si scatena davvero. La narrazione si trasforma in sequenze visive rapide, giocose, quasi fumettistiche, che traducono i pensieri in immagini, con un ritmo che ricorda i montaggi brillanti di SLC Punk, di Guy Ritchie o di certi cult anni 90. La fotografia è da applausi. Non solo alterna rossi cupi e blu glaciali per sottolineare il passaggio da dentro a fuori, ma usa anche colori artificiali e teatrali, verde acido, viola intenso, che rendono l'atmosfera ancora più straniante. La scenografia è un altro colpo riuscito. Una villa dall'eleganza classica, ma piena di dettagli stonati e stranianti, come se qualcuno avesse lasciato installazioni artistiche psichedeliche in mezzo a un set di Antonioni. Tra stanze kitsch, luci del Luna Park e simboli fuori contesto, ogni ambiente contribuisce a creare un senso di instabilità e artificio, un perfetto labirinto di specchi dove nulla è ciò che sembra. La colonna sonora, firmata da Andrew Hewitt, non si limita ad accompagnare le immagini, le amplifica, le punzecchia, a volte le prende in giro. Tra pezzi originali e brani d'epoca, incluso l'uso ironico e quasi kubrickiano della musica classica, il film costruisce un paesaggio sonoro raffinato e imprevedibile che alterna atmosfere vintage a inquietudini sintetiche. Il montaggio, invece, è una vera giostra psichedelica. Accelera, frena, cambia corsia senza preavviso, si infila nei pensieri dei personaggi e li ribalta. Confonde, diverte, disorienta, ma non ti lascia mai scendere. It's What's Inside è una riflessione su identità e alienazione, sul conflitto tra ciò che mostriamo e ciò che nascondiamo. La casa diventa un simbolo della mente, stanze chiuse, porte che sbattono, corridoi senza uscita, e il meccanismo dello scambio di corpi diventa un modo per esplorare la parte più oscura di ognuno, quella che normalmente non mostriamo nemmeno a noi stessi. Il film insinua la domanda: chi sei davvero quando nessuno ti guarda? O peggio, quando tutti ti guardano? In conclusione, It's What's Inside è un thriller che osa. Parte da una premessa classica e la trasforma in un viaggio claustrofobico e adrenalinico che ti tiene incollato allo schermo. Non è perfetto, soprattutto per la recitazione un po' troppo televisiva, ma riesce a essere originale e potente, con un finale che ti lascia a bocca aperta. Se amate i thriller psicologici che vi mettono alla prova, questo è un gioco che vale la pena giocare. Voto 8,5 su 10.